L'Inter debutta al mondiale per club e sfida il Monterrey nella prima sfida di questo girone del nuovo format di questa manifestazione mondiale. Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo episodio in cui presentiamo la partita che si giocherà quando a Los Angeles saranno le 18 con temperature che non dovrebbero essere proibitive, almeno da quello che ci hanno detto direttamente da Los Angeles. In Italia saranno le 3 del mattino e noi da veri pazzi, da veri appassionati saremo in diretta qua su Passione Inter a partire dalle 2:30, mezz'ora prima del fischio iniziale. Quindi mi raccomando, massimo supporto da parte vostra, lasciateci un mi piace, iscrizione al canale con il click sul tasto iscriviti, così voliamo verso i 90.000 iscritti e commentiamo insieme con grandissima curiosità la prima Inter di Christian Chivu da allenatore, una prima Inter che si apre già nel segno di qualche polemica, devo dire, perché stamattina ho aperto il gruppo Telegram di Passione Inter a cui potete accedere tutti e ho letto un po' di commenti sui social e ho letto appunto diversi commenti negativi perché le ultimissime sulle probabili formazioni fanno pensare ad un Inter che andrà in campo senza novità. Rivedremo un po' la stessa Inter, la solita Inter, e quindi ho letto tanti commenti delusi, tanti commenti che hanno già cominciato ad accendere le prime polemiche. Perché si va verso un Inter senza novità? Intanto diverse assenze. Lo stesso Chivu in conferenza stampa nella notte ha parlato di vari acciacchi che non sono preoccupanti, ma ci sono e limitano le scelte in questa partita. Ad esempio, fuori Zielinski, fuori Cianoglu, anche Bissek salta questa partita, Frattesi non è al meglio, Pio Esposito dovrebbe rientrare tra la seconda e la terza partita, Taremi, lo sapete, è bloccato in Iran, è stata smentita poi dall'Inter la fake news secondo cui l'Inter avrebbe perso i contatti col giocatore, niente di tutto questo, l'Inter è in contatto costante col giocatore che però rimane bloccato in Iran. Si è fermato anche Dumfries che è uscito, ha rassicurato i giornalisti presenti e i tifosi facendo il pollice alzato, ma un problemino muscolare che lo ferma per questa partita, quindi già varie assenze. In più ci sono dei ritardi di condizione, ci sono delle situazioni da monitorare, come ad esempio i nuovi arrivati, di cui ha parlato lo stesso Chivo in conferenza stampa, dicendo che Luis Enrique ha avuto a disposizione un paio di giorni, ha avuto dei giorni di ferie in più, quindi è leggermente più in ritardo rispetto a Petar Sucic, che invece sembra già scalpitare un po' di più. Mkhitaryan ha riposato, non essendo andato con le nazionali, dunque va a guadagnare di nuovo posizioni e dunque andiamo sul nostro sito passioneinter.com dove abbiamo aggiornato le probabili formazioni secondo le ultime notizie che abbiamo ricevuto dopo l'ultima seduta di allenamento, con l'Inter che va verso un 3-5-2 nel segno della continuità dal punto di vista del modulo, anche se Chivo è stato molto chiaro nel ribadire più volte siamo troppo fissati con i moduli, contano i principi di gioco, con delle possibili novità che potremo vedere già oggi, tra poco ne parleremo, ma dal punto di vista della formazione non dovrebbero esserci quindi grandi novità, con Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni, dove Acerbi è in leggero vantaggio su De Vrij in questo momento. Difesa quindi praticamente confermata. Centrocampo, Darmian, principale candidato a prendere il posto di Dumfries, visto che Luis Enrique, come detto, è leggermente in ritardo di condizione. Carlos Augusto, titolare a sinistra, in vantaggio su Federico Di Marco. In mezzo Barella, Aslani e Mkhitaryan. Alla fine la scelta potrebbe ricadere su di loro. Sucic, come detto, tra i due nuovi, a quello che scalpita un po' di più e che alla fine potrebbe anche andare ad insidiare un po' la posizione titolare. Però, come detto, Mkhitaryan il suo posto praticamente se lo prende, visto che ha riposato con le nazionali. Aslani è il primo ricambio di Cianoglu. Io pensavo che potesse non giocare Barella, che mi è sembrato quello un pochino più spremuto anche da un punto di vista mentale. Dovesse spuntare la Sucic, occhio anche delle possibili novità, con la possibilità che si lavori su una mediana a 2 lì davanti la difesa, con qualche piccola variazione che appunto potrebbe essere una delle novità che vedremo in questa gara, unita ad una fase di pressione che dovrebbe essere diversa rispetto a quella che abbiamo visto con Simone Inzaghi. In avanti scelte abbastanza obbligate con Thuram e Lautaro Martinez, l'unica insidia potrebbe essere Sebastiano Esposito, che secondo me vedremo, ecco, se non dall'inizio a gara in corso, mentre Valentin Carboni chiaramente è più in ritardo e gli altri attaccanti praticamente non ci sono, con Pio Esposito che recupererà poi nelle prossime ore. Dunque queste sono al momento le probabili formazioni e poi, come detto, in diretta dalle 2:30 commenteremo le scelte ufficiali e tutti gli altri temi di questa gara contro un Monterrey che
È arrivato settimo nel campionato messicano ai playoff, poi è uscito ai quarti contro il Toluca che poi ha vinto il torneo. Per quanto riguarda il campionato di clausura, nel campionato di apertura, se non sbaglio, aveva perso in finale. Arriva a questo mondiale con anche un cambio in panchina. Ci sarà Torrent, che è stato per tanti anni braccio destro, comunque uomo molto vicino anche a Pep Guardiola, quindi questo potrebbe anche un po' influenzare il gioco di una squadra che ha alcuni giocatori giovani, ha tanti giocatori di grande esperienza, come conoscerete sicuramente Sergio Ramos, Corona che era anche al Porto, Sergio Canales, c'è anche Lucas Ocampos che però dovrebbe partire dalla panchina. In questo momento, da quello che ci hanno detto dei colleghi messicani, sembra anche un pochino distratto da alcune vicende legali extracampo che quindi potrebbero farlo andare in panchina. Quindi 4-3-3 sulla carta, con Andrada tra i pali, Chavez, Guzman, Sergio Ramos e Arteaga in difesa, Torres, Ambris e De Ossa in mezzo al campo, con Canales, Berterame che dovrebbe essere il capocannoniere della squadra e Corona a comporre il terzetto offensivo di una squadra che comunque cerca il possesso del pallone, cerca di avere il controllo del pallone, si affida soprattutto alla qualità degli esterni nell'uno contro uno, cercheranno di isolare gli uno contro uno sugli esterni per andare in dribbling, e poi bravi anche nelle ripartenze, quindi una squadra che ha dei principi, un'identità abbastanza chiara, ma che ha cambiato allenatore da poco e dunque deve anche un attimino amalgamarsi. Dunque possiamo aspettarci anche che con i giocatori che hanno a disposizione cercheranno in alcuni momenti di metterla anche più sulla cattiveria agonistica questa partita. Dunque questo per quanto riguarda le probabili formazioni. Ho letto diversi commenti delusi, ecco, dal fatto che l'Inter scenderà in campo con probabilmente senza novità. A tal proposito aggiungo un paio di temi sulle parole di Christian Chivo in conferenza stampa, poi vi lancio anche delle provocazioni. Dei nuovi abbiamo detto, attenzione, come detto, se dovesse giocare Sucic monitoreremo se ci sarà questa possibilità di vedere una mediana a 2, che potrebbe essere un discorso anche da collegare poi eventualmente alle voci di mercato su Cianoglu, che ribadisco, per l'Inter rimane incedibile, o comunque a meno di offerte veramente clamorose. Mi sembra che in tanti, soprattutto la Turchia, stiano spingendo dal punto di vista mediatico per poter fare un po' breccia nelle resistenze dell'Inter, però al momento la posizione dell'Inter non cambia, ma eventualmente vedremo. Si potrebbe vedere qualcosa di nuovo, come detto, già da questa partita. De Vrij stesso ha parlato in una intervista post allenamento ai vari cronisti, parlando anche di una aggressione più alta, quindi vedremo se già da stasera assisteremo ad un Inter che alzerà il suo tentativo di pressione e di pressing. Sarebbe già un primo segno di discontinuità, non che l'Inter non lo facesse, ma non lo faceva in maniera esagerata, e poi è stata un Inter molto brava nel blocco basso in ripartenza e altre cose. Vedremo se cambierà qualcosa nel tipo di pressione. Su Lautaro e Thuram ha detto Chivu che stanno bene, dopo le nazionali hanno fatto un po' di riposo, Thuram più giorni di Lautaro, quindi Lautaro ha lavorato un po' di più. Vedremo come verranno gestiti anche in questa partita. Un Chivu che ha riso molto in conferenza stampa, non ha voluto dare molti dettagli, non ha voluto dare molti spunti anche sulla formazione. Ci saranno probabilmente tanti spettatori messicani per spingere una squadra che conosciamo relativamente poco, ovviamente. Non vi porto un'analisi tattica approfondita, anche perché, come vi dicevo in diretta, ho chiesto delle informazioni ad un collega giornalista messicano, ma non ho proprio i dati a disposizione per analizzare ancora più in profondità questa squadra. Ne parleremo meglio in diretta alle 19:30, nell'appuntamento che rimane, e di nuovo alle 2:30, come detto, per seguire la partita. Vi voglio lasciare però con due considerazioni barra provocazioni, ecco, su questo mondiale e non solo. La prima considerazione e provocazione che vi faccio è relativa alla posizione di Christian Chivu. Secondo voi quanta pressione c'è su Christian Chivu in questo mondiale? Io voglio capire come riparte dal punto di vista proprio del calcio giocato dopo la finale, perché credo che a livello mentale la squadra abbia assolutamente bisogno di essere rilanciata. Il mondiale, secondo molti, ne stiamo parlando, è un'opportunità anche per poter ripartire subito, ritrovare delle convinzioni. Allo stesso tempo, però, più ascolto le interviste, più ne ho parlato anche con dei colleghi e non solo, tutti quanti continuano a parlare di questo mondiale per club non come l'inizio della nuova stagione, ma come la fine, la coda della stagione 24-25. Quindi sono arrivati veramente cotti, veramente stanchi, e non so quanto motivati al di là delle parole di facciata. Quindi questo è un primo tema. Il secondo è relativo a Chivu, quindi, che arriva in un momento un po' delicato, con un po' di scetticismo da parte di alcuni tifosi. Sono curioso di sapere, di capire se i risultati positivi possono dargli magari più credito,
e anche fiducia da parte dei tifosi, o se al contrario risultati negativi magari potrebbero già creare delle discussioni e aumentare questo scetticismo. Allo stesso tempo questo si lega molto anche al peso che si dà a questo mondiale, quindi come vi state avvicinando voi a questo mondiale per club? È più l'hype, come ci diceva DMR5 in live, che salutiamo nei commenti, è più l'hype, l'entusiasmo diciamo per il mondiale, per vedere questa competizione internazionale, o per vedere i nuovi all'opera? Quanto vi entusiasma questa Inter al mondiale, oppure siete più incuriositi appunto dal vedere delle novità? Da qui immagino quindi le delusioni. Da qui infatti dai primi commenti che ho letto mi sembra di leggere molta più attenzione e curiosità nel vedere i nuovi. Anch'io in questo momento, al momento, sono molto incuriosito dal vedere più come gioca l'Inter di Chivu e dal vedere i nuovi piuttosto che il torneo in sé. Poi magari andando avanti, magari già vedendo le prime partite, salirà di più l'entusiasmo, si entrerà più nel clima, però al momento è così. Fosse arrivato anche un colpo più importante, magari un attaccante nuovo, perché gli attaccanti sono sempre quelli che ci incuriosiscono di più, ci sarebbe stata ancora più attesa e più curiosità. Al tempo stesso vedo tanti commenti sul mercato, eccetera, eccetera. Però ragazzi l'Inter cioè, doveva comprare dei giocatori e complicare il bilancio prima del 30 giugno solo per questo mondiale. Preso Sucic, preso Luis Enrique, riscattato Zalewski, il mercato vero ricordiamolo che apre il primo luglio, quindi accelerare delle operazioni adesso dal 1 al 10 giugno solo per il mondiale per club mi lascia qualche perplessità. È vero che più tempo hai a disposizione per far familiarizzare con la squadra, eccetera, e meglio è, però davvero questa è più una coda della stagione 24-25, se ne riparlerà a luglio con le complicazioni del caso, evidentemente per i nuovi innesti, però è un Inter che deve perseguire il ringiovanimento, non la rivoluzione, quindi ci aspettiamo colpi di livello, ma di completamento in una squadra che deve ringiovanire alcuni reparti, assolutamente, il centrale difesa, Mkhitaryan e le alternative in attacco, ma non deve rivoluzionare la rosa, almeno secondo me. Quindi ci sarà tempo poi per fare le migliori operazioni durante il corso dell'estate. Fatemi sapere un po' la vostra. Ripeto, vi aspetto in diretta alle 2:30 per seguire insieme questa notte pazza dagli Stati Uniti con Monterrey Inter. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter. Nelle scorse ore abbiamo fatto una bellissima chiamata con un bel po' di discussioni su tanti temi, quindi passioneinter.club, la nostra community che ci sostiene e ci permette di fare anche questi appuntamenti folli notturni. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.